Prima di postare qualsiasi commento invito a visitare la pagina Indice Alfabetico di cui trovate il link nella descrizione del video, con a disposizione migliaia e migliaia di spiegazioni. Qualsiasi domanda come ad esempio stagioni, sole che rimpicciolisce, luna capovolta, stelle al sud perché non vedo fine in America, effetto Coriolis, pendolo perché mentono eccetera, dove esiste già la risposta, viene cancellata. Canal 104 Plus Telegram è stato chiuso come anticipato mesi fa, c'è anche il secondo canale YouTube Dino Tinelli e ricordo che a disposizione c'è sempre il libro Il Risveglio, a colori solo nel formato ebook, link nella descrizione. L'immoralità nel nostro sistema, ovvero la pazzia morale. Immorale, persona che agisce in modo apertamente contrario alle norme della morale. Una volta arrivati alla pazzia morale, vale a dire la normalità caratterizzata da indifferenza morale, se non addirittura tendenza alla criminalità e al cinismo, l'uomo morale che si trova dentro a questo sistema aberrante non ha più alcun scopo di regalare la sua propria energia nel tentativo di riportare alla moralità i pazzi morali che gli stanno attorno. Perché ci sono così tanti pazzi morali? Perché è stato diffuso il credo nella ricchezza economica. L'uomo nella storia ha forgiato credo importanti, non per propria intuizione, ma per aver seguito o creduto in altri uomini che si sono arrogati di essere i messaggeri. Oggi i messaggeri sono i media. I media ci fanno credere. Se prima non l'avessimo creduto, non l'avremmo mai visto. Con i nostri credo costruiamo i nostri pensieri e i nostri pensieri formano l'essere che siamo. Riassumiamo. Se il messaggero diffonde ignoranza, crederemo in una menzogna. Se il messaggero diffonde una menzogna, crederemo all'ignoranza. Cosa possiamo fare per difenderci? Possediamo due metodi. Il primo, avere a disposizione la possibilità di analizzare e verificare personalmente quello che viene diffuso dai media, cosa alquanto improbabile, oppure spegnerli, perché non ne abbiamo assolutamente bisogno. Il presupposto è che ci troviamo in un momento storico dove gli scienziati, ne elenco solo alcuni, medici, astrofisici, chimici, matematici, biologi, geologi, climatologi, eccetera, tendono ad essere d'accordo con chi li finanzia. Questi ci fanno credere a tutto quello che vogliono. Perché? Perché con questi credo restiamo ingabbiati, prigionieri delle paure, la paura della povertà, la paura della malattia, la paura delle catastrofi. Qualcuno ha fatto in modo di farci credere. Desidero portare alla luce un paio di credo ben differenti uno dall'altro. Il primo. Sapete che i miliardari verdi e gli attivisti climatici pagano gli attori di Hollywood per promuovere la propaganda del clima nei film? I miliardari verdi stanno investendo denaro in campagne discrete per persuadere gli scrittori di Hollywood a catastrofizzare il clima nelle future sceneggiature cinematografiche e televisive. Uno dei loro veicoli principali è Good Energy, la quale dice agli scrittori di mostrare rabbia, depressione, dolore o altre emozioni in relazione alla crisi climatica. Good Energy, con sede a Los Angeles, è finanziata da numerose fondazioni miliardarie, tra cui Bloomberg Philanthropies, Sierra Club e Climate Emergency Fund. Quest'ultima operazione è parzialmente finanziata da Eileen Getty, uno dei finanziatori di Just Stop Oil. Spegnete i device e smettete di guardare i film. Il secondo. Molti anni fa ho letto con piacere il libro E venne chiamata Due Cuori di Marlo Morgan, un libro pseudo-spirituale che riguarda la sua esperienza con gli aborigeni australiani. L'ho letto sia in italiano che in lingua inglese perché mi era sembrato un testo molto semplice. Negli anni ho appreso che l'autrice Marlo Morgan in questo libro si è inventata tutto di sana pianta e non ha incontrato alcun vero aborigeno, anzi nel 1996 un gruppo di anziani aborigeni, seriamente turbati dalle implicazioni del libro, ricevettero un finanziamento per viaggiare negli Stati Uniti e confrontarsi con Marlo Morgan riguardo al suo libro e per cercare di impedirne una realizzazione cinematografica ad Hollywood. La Morgan ha ammesso pubblicamente di averlo falsificato, ma questo ha ricevuto poca attenzione negli Stati Uniti e non solo. Gli aborigeni sono molto arrabbiati perché questo libro continua ad essere promosso e venduto ampiamente, perché fornisce un quadro molto falso della loro cultura tradizionale e del loro attuale status politico e sociale. La mia domanda, riprendendo il titolo L'immoralità del nostro sistema, ovvero la pazzia morale,
perché i libri stampati ancora oggi dalle case editrici non recano nella prefazione «Attenzione, il racconto è una fantasia e non corrisponde al vero»? Per denaro. Tutto gira intorno a questo. Vogliono continuare a farci credere quello che vogliono. Per chi non avesse visto ancora la playlist completa Storia perduta della Terra piana, vi ricordo di accedere attraverso l'indice alfabetico perché su YouTube è stato rimosso il video numero 6. Segue la parte finale dove si dice: non credete ad una singola cosa di quello che dicono e tenetela sempre bene in mente. E abbiamo veramente bisogno di riappropriarci della definizione della parola pianeta. Pianeta, una sottosezione più piccola o frazione di un piano molto più grande. Il tempo stringe, spettatore. Vi starete chiedendo perché vi ho portati in questa foresta oscura? Perché è importante tutto questo? Perché una volta azzerato il tutto, la linea temporale è una menzogna. Non possiamo iniziare a mappare la nostra linea temporale rivisitata a meno che non iniziamo a tracciarla in accordo con il regno più grande in cui abitiamo. Abbiamo bisogno di usare l'orologio astronomico, le ere per avvicinarci a un qualche tipo di chiarezza. Non siamo ancora fuori dalla foresta e potete percepirlo. Eppure l'intera matrice sta iniziando a sgretolarsi. Tutto ciò che abbiamo imparato, tutto ciò su cui abbiamo sempre fatto affidamento per plasmare la nostra comprensione del regno in cui abitiamo temporaneamente, ora è inaffidabile. E tutto ciò che ci rimane sono i nostri occhi. E tutto ciò che vediamo più e più volte è l'acqua, sempre alla ricerca del suo livello piano. Vediamo resti strutturali che quelli dei libri di storia non avrebbero potuto costruire. E vediamo moltiplicarsi un grande male. Abbiamo solo i nostri occhi e vecchie fotografie, momenti catturati nel tempo. L'atto della fotografia, l'arte della giustapposizione, del confronto e del contrasto. Siamo così piccoli, il nostro mondo nello specchio. Dove sono le mappe dell'era dei pesci? Dove è finita la nostra storia? E che ne è di noi adesso? Siamo così diversi da quelli che vediamo nel XIX secolo? Osserviamoci, mentre stiamo disperatamente cercando il tempo perduto. I nostri stivali incrostati di fango, le nostre intere giornate trascorse a scavare nell'inganno, scavando e spostando il fango, scavando freneticamente, stanchi e doloranti, ma senza arrenderci. E cosa troviamo? Le stesse cose che hanno trovato i nostri antenati del XIX secolo, barlumi di gloria, di bellezza, di dolore e di meraviglia, che rimane ostinatamente silenziosa, senza spiegare la sua esistenza o come sia nata. Vecchie fotografie e tanta gloria. Non vi ho ancora mostrato quanto siano impossibili queste strutture. L'unica cosa che queste persone hanno mai costruito è menzogna, mattone dopo mattone, e ho bisogno di mostrarvi come hanno fatto. Il nostro mondo nello specchio, una volta ripristinato. Ci sono stati molti grandi reset durante la storia dei nostri reami, tutti di natura molto diversa. Dobbiamo esaminarli tutti. Come azzerare il tempo, riportare indietro l'orologio. La morte è l'alba di una nuova era. Questo non è stato il primo reset, né l'ultimo. Sta succedendo di nuovo proprio adesso. Città vuote, tanta quiete. C'è una guerra in corso a casa nostra, spettatore, e la maggior parte non se n'è nemmeno resa conto. Un tipo di guerra peculiare, irregolare, una guerra silenziosa, una guerra dell'informazione, guerra biologica, una guerra vecchia come il tempo stesso, una guerra tra le forze della luce e quelle delle tenebre. E siamo presi nel mezzo, sulla cuspide dell'alba di una nuova era.
una guerra per l'acquario, il portatore d'acqua. Guardate l'acqua. E per noi che siamo innamorati della verità e che abbiamo resistito all'oscurità, abbiamo indossato l'armatura di Dio per così tanto tempo. Quanti dei vostri amici e familiari vi hanno abbandonato? Quanti di loro vi hanno lasciato bloccato nel fango? E voi siete rimasti saldi. Ma è ora che prendiamo una posizione e diventiamo molto forti. È ora di sguainare la spada della verità. I ciechi avranno bisogno di noi, perché niente può fermare ciò che sta arrivando. La leggenda di Offerus che porta Cristo, che porta la verità, in modo che possa raggiungere le masse. Farei del mio meglio per continuare il nostro viaggio, ma man mano che le cose diventano sempre più buie, le luci inevitabilmente si spegneranno e il nostro viaggio potrebbe finire qui. Ma voi avete molto più di quello che sapete, più del necessario. Avete visto abbastanza inganni. Non credete a una singola cosa di quello che dicono. Dobbiamo cercare di continuare a muoverci. Il tempo stringe e non abbiamo molto tempo. Dobbiamo andare in Siberia. C'è qualcosa di congelato nel ghiaccio che deve essere esaminato. Forza! È ora di affrontare la grande domanda. Chi e dove erano i cittadini del futuro? Ma non è quello che pensate. La linea temporale è sbagliata e le mappe sono false. Questa non è la risposta. No! Perché, vedete, avevano un re su di loro e non semplicemente un re qualsiasi.